Buongiorno a tutti amici del bodybuilding, eccoci qui, siamo a Cesena in occasione dei campionati assoluti, l'ultimo regional utile per partecipare agli Euromaster. Una location comunque sempre molto bella, Stan Yamamoto presente perché per il bodybuilding che conta Yamamoto è una garanzia. Oggi amici, al contrario delle altre volte che magari ci basiamo soprattutto sulle interviste finali, questa volta cerchiamo di rendere il tutto un pochino più tecnico con delle analisi su tutti i concorrenti. Chiaramente io mi occuperò della parte maschile mentre invece Eleonora della parte femminile. Quindi ragazzi, seguite questo iter di questa gara perché questa volta sarà un qualcosa di un po' più tecnico, ecco. Eccoci qui amici, appena concluso l'overall bodybuilding con appunto la vincita di Mattia Vecchi. Allora a questo punto vogliamo sapere da Pitalis cosa ne pensa tecnicamente della vittoria, soprattutto nell'ultima categoria e poi nell'overall bodybuilding. Allora, partiamo dal presupposto che questa categoria chiaramente contava molti atleti master, perché tra 2 settimane ci sarà l'Euromaster, quindi tanti atleti master, non tantissimi concorrenti, però la qualità era buona come in tutte le gare Pro League. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, la sfida alla fine era sempre quei 2 o 3 atleti. Secondo me il vero overall si è giocato nella categoria super heavyweight, dove erano solamente 2 atleti, esatto, tra cui proprio Mattia Vecchio, un atleta svizzero, onestamente con un fisico più classico, più estetico. Un Vecchi chiaramente pieno di muscoli, ma con molto roccioso, ma con meno estetica, esatto, no? Quindi i giudici appunto hanno premiato più il fisico grosso, i muscoli, che poi nell'overall si è concluso con una vittoria schiacciante, perché è stata una vittoria schiacciante, perché in termini di volumi Mattia faceva veramente gara a parte. Quindi diciamo che questo giudizio è stato più soggettivo? Sì, praticamente siamo sempre al solito discorso, vince l'estetica o vincono i muscoli. Chiaramente questa volta hanno vinto i muscoli, se avesse vinto l'estetica nulla da dire, però il giudice, il capogiuria ha deciso così, ben venga, comunque gara giudicata direi in modo ottimo, in modo egregio. Eccoci qui amici, finalmente è giunta l'ora della pausa e noi siamo qui al termine della categoria Men's Classic Physique, dove abbiamo visto la vittoria di un grandissimo e potenziale futuro classico, ovvero Daniele Federico. Pensa che questo ragazzo qua è la prima gara della vita e onestamente, ripeto, come tu hai detto, ho visto in lui un grandissimo potenziale, una categoria, devo dire la verità, questa volta non mi ha entusiasmato parecchio, ma i primi 2 dell'assoluto sono veramente due promesse
Questo ragazzo mi ha entusiasmato per il fatto, proprio a parte dalla grande linea, comunque anche la presentazione di palco da veterano, bello a vedersi perché è anche un bel ragazzo, quindi insomma rispecchia veramente quello che secondo me sono le caratteristiche di un ottimo classico. Assolutamente d'accordo sulla posa di front, veramente molto molto valido, e qualche miglioramento sul back, sei d'accordo? Sicuramente a livello di miglioramenti deve migliorare comunque la condizione, la maturità muscolare, ma visto e considerato che è la prima gara, Certo. e se il buongiorno si vede dal mattino, questo ragazzo secondo me potremo vederlo su palchi Importanti. prestigiosi. Eccoci qui, terminato l'overall dei Men Physique. Pitalis, dici la tua sul vincitore dell'overall. Allora, una categoria Men's Physique che chiaramente non tradisce mai le aspettative, perché in Pro League insomma il livello è alto. Il livello è non alto, altissimo, anche per essere un regional. I ragazzi sono stati tutti preparati. Sì, anche la categoria Master comunque nei Men Physique è stata una bella categoria, anche questa in previsione della gara tra 2 settimane l'Euromaster. Il vincitore Orlando Trotta, un Man Physique come piace a me, elegante, molto clavicolare, anche a livello estetico un bel ragazzo, quindi insomma direi anche lui è un atleta che può far parlare di sé. Bene, adesso aspettiamo le bikini on stage. Appena terminata la categoria bikini abbiamo qui con noi l'esperta Eleonora e niente, raccontaci un po' come è stato sto risultato, che cosa ti ha colpito. Allora, innanzitutto devo fare un complimento a tutte le master che si sono presentate oggi sul palco, perché erano tante ed erano veramente
forti. In previsione degli Euromaster, ecco, sono rimasta stupita soprattutto da 2 bikini master che si sono presentate, tra cui una che è andata all'overall, che ha vinto praticamente tutte le categorie. I complimenti alla vincitrice, perché comunque una bellissima ragazza, si è presentata in forma. Certo, ha molto da migliorare, soprattutto il gluteo, perché era molto importante, però questi, ecco, sono piccoli dettagli che magari un occhio clinico può vedere e valutare. Gara conclusa con la categoria wellness, la parola a Eleonora per una breve analisi tecnica, visto che le atlete erano pochissime. Sì, le atlete erano purtroppo solo in 4, quindi non è stato fatto l'overall. Cosa dire? In Italia comunque questa categoria non è ancora riesce ad emergere, perché abbiamo proprio delle pecche sia a livello strutturale che a livello di preparazione, quindi si cerca sempre di lanciare dei messaggi positivi e far capire sia alle atlete che ai coach qual è il vero canone delle wellness. Quindi seguiteci sempre, rimanete sintonizzati, perché grazie alla Yamamoto Nutrition riusciamo a portare contenuti sempre più esclusivi e all'avanguardia. Come vedete, dietro di noi ormai stanno smontando lo stand. Noi ci vediamo all'Euromaster tra 15 giorni, veramente per assistere nuovamente a una grande competizione di bodybuilding. State sintonizzati e seguite il canale Yamamoto Nutrition. A presto!